Stai dando alla gente AI che hai sviluppato con N8N accesso completo alla mail, database o sistemi di pagamento? Probabilmente starai pregando che non combini guai. Oggi ti mostro come usare una funzionalità nuova di N8N che ti dà il controllo totale prima che sia troppo tardi. In questo video vediamo lo Human in the Loop su N8N. Ti spiego cos'è, perché ti serve obbligatoriamente se usi agenti AI in produzione e ti mostro come configurarlo passo passo direttamente nell'editor. Se è la prima volta che capiti sul canale, mi chiamo Davide. Lavoro da oltre 15 anni nello sviluppo di soluzioni digitali. Da 5 mi occupo di marketing automation e progetto workflow intelligenti con N8N. Sono tra i vincitori dei Template Creator Awards 2025 di N8N, con quasi 500.000 visualizzazioni globali sui miei template. Quando parlo di queste cose, parlo di sistemi che ho sviluppato, testato e anche venduto personalmente. Ma ora torniamo al video. Facciamo una cosa, immaginiamo questo scenario. Hai un agente AI collegato alla tua casella email. Il cliente, se si tratta di un chatbot sul sito web aziendale, scrive qualcosa di strano. L'agente fraintende e succede un casino. Oppure hai un agente che gestisce rimborsi e decide autonomamente di approvarne uno senza che tu lo sapessi. Questi non sono scenari così fantascientifici, sono i rischi reali che si corrono quando si connette le AI a strumenti con potere d'azione. Il problema è l'autonomia cieca. Un agente AI prende decisioni basate su probabilità e contesto, essendo per loro natura probabilistici, e non su certezze deterministici. E le allucinazioni esistono ancora anche nei migliori modelli. Quindi cosa fai? Metti un umano di mezzo, esattamente come dice il nome, Human in the Loop. L'AI prepara tutto, l'umano approva e solo dopo si esegue. N8N ha appena rilasciato questa funzionalità in modo nativo e il risultato è esattamente quello che ci voleva. Che abbiate la versione cloud o la versione self-hosted, è innanzitutto importantissimo mantenere la piattaforma aggiornata all'ultima versione stabile. Prima cosa, apri N8N e carica un workflow con un agente AI già configurato. Per questo tutorial uso un agente AI collegato a un tool di gestione email banalissimo e super elementare per far capire il concetto, ma il principio è identico per qualsiasi tool tu stia usando. Di norma colleghi direttamente il tool e lui lo esegue quando vuole. Ho impostato per questo esempio un tool di sistema semplicissimo che non cambieremo nei vari casi d'uso. Usa il tool invia email quando l'utente ti chiede di inviare una mail. In questo caso richiedi la mail del destinatario e invia una mail creando un messaggio di auguri di compleanno. Ok, testiamolo. Apro la chat e scrivo questo messaggio. Come potete vedere, questo è il risultato. E questo è il messaggio che ho ricevuto via mail. Ora cambiamo questo schema. Invece di collegare il tool direttamente, aggiungiamo un layer di controllo in mezzo. Clicca sulla connessione tra l'agente e il tool, oppure sul pulsante più nel connettore dei tools, si aprirà il pannello di selezione nodi. Ora, qui arriva la prima decisione importante. Devi scegliere il canale attraverso cui ricevere la richiesta di approvazione. Hai diverse opzioni: Slack, Telegram, email, oppure la chat nativa di N8N. Per adesso usiamo la chat nativa di N8N perché è immediata e non richiede configurazioni esterne, ma in produzione Slack, email o Telegram è quasi sempre la scelta migliore. Aggiungiamo il nodo e colleghiamolo con il tool invia mail. A questo punto eseguiamo di nuovo il workflow. Come vedete c'è un errore perché dobbiamo cambiare le impostazioni del tool di chat. Per prima cosa clicchiamo sul trigger e selezioniamo come response mode using response nodes. Aggiungiamo poi il nodo chat e lo colleghiamo al flusso principale e nelle impostazioni del messaggio scriviamo json.output, che è il messaggio di risposta dell'agente. Entriamo poi nel nodo di revisione
e aggiungiamo i bottoni Approve e Disapprove. A questo punto rinviamo lo stesso messaggio. Il flusso parte, l'agente ragiona e decide di usare il tool. Se clicco su Approve, il tool viene eseguito e la mail viene inviata. Se clicco su Decline, l'azione viene annullata. L'agente riceve il feedback e poi risponderà di conseguenza. Approvo il tool e vediamo che la mail viene inviata. Ecco qui il risultato e vediamo anche la nuova email nel client di posta. Attenzione a questo punto, è più importante di tutto il tutorial. Se noi riceviamo solo il messaggio che dice vuoi approvare, non sai cosa stiamo approvando. Devi vedere i dati reali che la gente sta per usare. Quindi, nel campo di messaggio in approvazione, andiamo ad usare l'espressione tool parameters. Questo ti mostra i parametri grezzi che la gente ha deciso di passare al tool. Essendo un oggetto, dobbiamo usare la funzione json.stringify per poter vedere tutti i parametri. Gli diamo una maggiore leggibilità inserendo questi due parametri ed ecco qui. Abbiamo il destinatario, l'oggetto e il testo della mail che la gente intende inviare. In questo caso non stiamo approvando un'azione generica, ma stiamo approvando dei dati specifici, verificabili e reali. Questa differenza è fondamentale, perché se la gente ha allucinato qualcosa, lo vedi direttamente qui, prima che succeda qualcosa di irreversibile. Ora lo testiamo. Scriviamo la stessa identica cosa nella chat e inviamo. Anche qui la gente ragiona, decide di usare il tool e si ferma. Nella chat appare la richiesta di approvazione con tutti i dettagli. Altra cosa molto utile, noi possiamo andare a modificare la label dei bottoni usando una variabile dell'array parameters. Ad esempio tools.parameters.toEmail, come vediamo sulla sinistra. Reinviamo il messaggio ed ecco che abbiamo il nostro bottone customizzato. Perfetto. Ora facciamo la stessa cosa collegando Telegram come servizio di Human in the Loop. Clicchiamo anche qui sul più in alto a destra, andiamo su Human Review e selezioniamo Telegram. Lo agganciamo al flusso principale e colleghiamo il tool di invio email. Un tool di approvazione esterno può essere utile, ad esempio, quando abbiamo un chatbot di assistenza clienti all'interno del sito aziendale dove il cliente può interagire e vogliamo avere il controllo completo nel caso in cui l'utente chieda cose particolari, dalle più banali come parlare con un operatore fino a quelle più complesse come richieste di annullamento ordine o altro. Una volta collegato Telegram, impostiamo il nostro chat ID e i bottoni Approve o Decline. Vi lascio anche questa funzione JavaScript che permette di stampare direttamente i parametri esattamente come abbiamo visto prima con il comando json.stringify. Riavviamo il workflow, scriviamo il nostro messaggio e apriamo Telegram. Esattamente come abbiamo visto prima nel nodo di chat, abbiamo anche qui il riepilogo completo di tutti i parametri che l'agente AI intende utilizzare. Esattamente come abbiamo fatto prima, possiamo cliccare su Decline o Approve. Approviamo ed ecco che la nostra email è stata inviata con successo. Lo vediamo anche nel client di posta. Prima di questa funzionalità o ti fidavi ciecamente della gente o costruivi soluzioni custom complesse per gestire le approvazioni. Ora ti ritrovi con un sistema nativo integrato direttamente in N8N che ti permette di mantenere il controllo su qualsiasi azione critica. Prima la gente eseguiva e tu lo scoprivi dopo cosa aveva eseguito. Ora la gente prepara tutto, tu approvi e solo dopo la tua approvazione la gente esegue. Stessa velocità operativa ma zero rischi di esecuzioni indesiderate. Due consigli veloci prima di chiudere. Aggiorna sempre il prompt di sistema dell'agente in modo dettagliato, non come abbiamo fatto adesso. Digli esplicitamente che esiste un passaggio di approvazione umana e dagli istruzioni su come comportarsi se l'umano rifiuta l'azione. Secondo,
Usa lo Human in the Loop per tutte le operazioni irreversibili, come cancellazione dati, invio di pagamenti, comunicazioni esterne sensibili. Tutto quello che fa paura lo metti sotto il controllo umano, sempre. N8N con questa funzionalità diventa uno degli strumenti più sicuri per costruire automazioni AI in contesti aziendali reali. Se hai domande, scrivile nei commenti. Se il video ti è stato utile, lascia un like, aiuta moltissimo. E se vuoi altri tutorial pratici su N8N e automazioni intelligenti, iscriviti e attiva la campanella. Ci vediamo nel prossimo video.